Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno, ascendente Capricorno oppure Luna in Capricorno, Venere in Capricorno. Andiamo a vedere come stanno le energie nei prossimi 3-4 giorni. Allora, vediamo. Energie nei prossimi 3-4 giorni. Energie nei prossimi 3-4 giorni, Capricorno. Vediamo. Detox. A quanti segni che è uscita questa carta, Detox? Depurati dalle negatività, tutto sarà più chiaro. Una grande opportunità, cogli al volo un'occasione che presto si presenterà. In viaggio, un viaggio renderà speciale la tua vita. Guarda, qua mi sta dicendo che prima di tutto in questi giorni sarà che stiamo registrando questo video dopo le feste, però è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. E ci sono un po' di energie da cui ti devi liberare. Magari abbiamo accumulato delle aspettative, della tensione in questi giorni, familiari o aspettative, o abbiamo accumulato un po' di energie in particolare. Ti dicono questo è il momento in questi giorni che tu ti prenda un po' più cura di te, anche attraverso l'alimentazione, un po' più di sport, un po' di stare all'aria aperta, ma soprattutto quando mangi, ok? Noi quello che abbiamo perso è il rito, quello che le istituzioni, la società ci ha tolto, è il rito. I rituali, cosa ben nota agli antichi, sono quelli che ci permettono di stabilire il contatto con il divino, proprio a livello consapevole. Il rito del cibarsi è un rito di sacrificio. Che cosa vuol dire? Che gli alimenti, che sia un ravanello, che sia una carota, che sia un'arancia, una banana, che siano proteine animali, qua non facciamo giudizi ma facciamo solo conoscenza, quella si offrono a te, muoiono a te. Quindi morire significa offrirsi, il darsi. Questi alimenti muoiono per nutrire te e quindi tu, come facevano gli antichi, ogni volta che mangi è un atto sacro, cioè stabilire dentro di te la connessione con l'alimento che stai ingerendo, perché essendo un atto sacro, cioè significa che tu diventi quell'alimento, è un atto di magia, un atto sacro, l'atto del sacrificio dell'alimento che si sacrifica a te per nutrirti e darti la sua forza, e tu che sei il sacerdote che vai a officiare quel rito. Quindi più contatto con gli alimenti ti permetterà di non mangiare a caso, ma di creare sempre uno spazio sacro quando mangi, creando uno stretto rapporto col divino che è in quell'alimento. E quindi basta questo, basta officiare questo rito per ripulire dalle negatività, perché noi spesso mangiamo, no? Nel senso senza pensare, invece questo è l'uomo moderno che ha perso il contatto con lo spirito. Noi ci stiamo riprendendo lo spirito, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 9. E quindi ristabilendo il contatto con la natura, con gli alimenti, tu integri la tua stessa natura. Poi ti dice una grande opportunità in questi giorni, cogli al volo un'occasione che presto si presenterà, può essere un viaggio che stai per fare o stai per organizzare. Un viaggio speciale, un viaggio renderà speciale la tua vita. Vediamo di cosa ci dicono. Vediamo sulla carta Detox, i tarocchi. Allora, prossimi 3-4 giorni, Capricorno, carta Detox. La Luna. Abbiamo un po' l'inconscio in subbuglio, un pochino, no? Paggio di spade che arrovella la mente. E l'eremita. Qua è come se dovessimo prendere delle decisioni o stiamo nella nostra zona comfort in casa o dentro noi stesse per cercare di far chiarezza dentro noi stessi o noi stesse. E sono giorni in cui ti verrà chiesta questa chiarezza interna, ma soprattutto stare a contatto con le tue emozioni affinché la mente non prenda il sopravvento.
Vediamo ancora. Il diavolo, 4 di coppe. È come se siamo un po' inappetenti emozionalmente questi giorni, no? Abbiamo più una necessità di stare interiormente con noi stessi, non vogliamo avere contatti troppo con il mondo esterno, abbiamo più una necessità di voler stare intimamente connessi con la nostra profondità, stabilire quali sono i nostri obiettivi, eliminare le zavorre emozionali, rinunciare a delle opportunità che non ci fanno bene, ma soprattutto andare incontro a quali sono i nostri obiettivi personali. È un po' questa pulizia che farai questi giorni, ok? Anche scartare delle opportunità anche per circondarti più che di persone della tua stessa solitudine, per fare una valutazione migliore della tua interiorità, ecco. Ok, vediamo un po' cosa mi dicono le altre. Una grande opportunità, cogli al volo un'occasione che presto si presenterà. 8 i denari, sul lavoro probabilmente. Eh sì, sul lavoro, una grande opportunità sul lavoro si presenta. Ti vedo impegnata in qualcosa che ti piace, che ti appassiona o impegnato. Paggio di coppe e la morte. Allora, c'è un'opportunità qua da parte di una persona più giovane di te. Allora, qua nel lavoro io vedo che sei motivata a livello emozionale o motivato e c'è la realizzazione di un desiderio sul piano lavorativo. Poi vedo un'opportunità, paggio di coppe, c'è una persona che ti chiama, che ti offre un'opportunità e avviene un cambio, porta un cambio, cos'altro? L'imperatrice accipicchia. Guarda, arriva qualcosa di fenomenale qua, la giustizia che stavi chiedendo, di fenomenale sul profilo lavorativo, abbondanza, prosperità. C'è qualcosa nel lavoro che ti vede impegnata o impegnato in ciò che ti appassiona. Questo porta a un cambio radicale nella tua vita nell'andare incontro a una prospettiva di successo. Diciamo che nel lavoro ti prendi il posto che ti spetta in questi giorni. Ti prendi il posto che ti spetta sul lavoro in questi giorni. Cioè verrai riconosciuta come ho riconosciuto col posto che ti spetta. Bellissimo. Ok, vediamo adesso questa carta qui in viaggio. Un viaggio renderà speciale la tua vita. Vediamo di cosa ci parla. Qua è saltata la sola. L'imperatrice la lasciamo. 7 di coppe. Ti vedo entusiasta, molto entusiasta. La stella, forse farei un viaggio con qualcuno, una donna mi dicono. Un viaggio di speranza, un viaggio di salute, di bellezza, di speranza, ma al di là del viaggio, se è il tuo caso, altrimenti io qua vedo la realizzazione tua personale, su più ambiti della tua vita, su più ambiti della tua vita. Vediamo di cosa mi parla la stella. 4 di coppe. Se eri inappetente da un punto di vista emozionale, ritorna la bellezza e la voglia di condividerti. Qua io ti vedo che parli con una donna magari affine a te, vi occupate magari della stessa cosa, non lo so, vi occupate della cura degli altri, il servizio agli altri e questo alimenterà la tua gioia, tant'è che questo ti permetterà di ritrovare l'energia vitale, escludendo tutte le altre persone invece che non viaggiano sulla tua frequenza. Vediamo un'altra carta sulla stella. Paggio di denari, sì, qua ci sono proposte in ambito lavorativo, proposte, nuove entrate, guarda, nuove entrate, il mago opportunità, che ti apriranno la gioia di vivere. È possibile che queste opportunità richiedano un viaggio, che le fai in viaggio, fatto sta che la carta del viaggio mi indica anche
uno spostamento di coscienza. Qua non mi è uscita la carta dei viaggi, il carro, la carta di movimento, però è un cambio di coscienza, ok? Ok, vediamo un po' adesso con le carte dell'amore per il Capricorno. Amore erotico, c'è qualcuno a cui stimoli molto erotismo e viceversa. L'erotismo è energia creativa, procreativa, no? Crea mondi, eventi, circostanze. La stimolazione erotica con qualcuno, l'energia erotica crea mondi, infiniti mondi, circostanze. Soprattutto l'energia erotica con il tuo amante mistico, come vi ho insegnato nel video Magia Pratica 10. Ok. Vediamo cosa ci dicono sull'amore, Capricorno. 6 di spade, viaggio, spostamento. Qua c'è uno spostamento che è stato sofferto, pesante. Spostamento da parte di qualcuno che è stato sofferto, pesante, per invitarti da qualche parte. Qua c'è un avanzamento pesante, c'è un togliersi di dosso i pesi, oppure un viaggio che è stato pesante fare, oppure un movimento che è stato pesante fare. Ci sono comunicazioni improvvise, Cavaliere di spade, all'improvviso, qualcuno che passa all'attacco. Vediamo un po'. Ancora. Il diavolo. Sì, qua c'è qualcuno a cui fai girare la testa. Paggio di spade, che ti osserva. Qua c'è qualcuno a cui fai girare la testa, te lo dico. Capricorno, questo sei tu, le stelle, anche Acquario. Qua c'è una persona a cui fai girare la testa. C'è una comunicazione da parte di questa persona, che magari stava pensando anche di spostarsi verso di te, la cosa era un po' pesante, forse c'era una distanza, però c'è una persona proprio arriva all'attacco, ok? Vediamo cosa ti dirà questa persona, lo facciamo con i miei oracoli lui-lei che non lasciano spazio al dubbio. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei, fino al giorno in cui ho appreso nel dolore che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. Questa è una persona che ha sofferto molto. È una persona che ha sofferto molto, è molto consapevole. Cos'altro? Ho sempre avuto paura delle mie emozioni, ho sempre indossato una corazza per proteggermi. Poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. Questa è una persona molto consapevole di quando sei arrivata tu o arrivato tu, a cui hai denudato l'anima. Cos'altro? Mi fai perdere il controllo, te l'ho detto, lo mandi fuori di testa a questa persona. E quindi questa carta del viaggio può anche essere la persona in viaggio verso di te, ok? Quindi ragazze mie e ragazzi, queste sono le energie. Io vi auguro sempre ogni bellezza perseguibile, di studiare i miei podcast per praticare l'arte consapevole, di cui i tarocchi si fanno portavoce di un messaggio di adempimento spirituale sempre. E detto questo ti ringrazio, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.